Negli immensi territori della Persia, nell'anno 1000, c'è un astronomo importantissimo, si chiamava Omar Khayyam. Addirittura ha fatto uno dei più famosi trattati di algebra, aveva risolto l'equazione cubica, che verrà poi di nuovo risolta 750 anni dopo, ed era il responsabile di un osservatorio astronomico che uno scià aveva fondato per fargli vedere le stelle, e lui aveva preparato un calendario che era più preciso non solo del calendario giuliano, quello di Giulio Cesare, ma addirittura quello più preciso di quello gregoriano che farà poi il Papa Gregorio e che è quello che abbiamo ancora ai nostri giorni. Tutto questo praticamente quasi 1100 anni fa, nella sterminate pianure della Persia. Questo incredibile personaggio, che ho detto che si chiama Omar Khayyam, era anche nei momenti in cui non guardava le stelle uno straordinario poeta, l'autore delle famosissime Rubaiyat, le quartine, capolavoro della poesia persiana e della poesia mondiale. E lui celebra il vino come antidoto contro il passare del tempo, contro la noia della vita, contro la paura della morte, contro tutto ciò che è conformismo, contro tutto ciò che è noia. Una delle sue famose poesie dice proprio questo: ragazzo, servi da bere perché il giorno non è più lungo di un dito e noi dobbiamo ubriacarci per vivere. I versi di questo famoso poeta, che voi potete pensare che sia dimenticato o oscuro, in realtà sono anche i versi ripresi letteralmente di una canzone di Fabrizio De André e è anche citato da Francesco Guccini, quando c'è una sua famosa canzone che parla di Borges, che l'avrebbe usato come portinaio per fargli tradurre le poesie del persiano. Quindi è estremamente moderno, è estremamente attuale. E questa idea del vino come antidoto contro il logorio del tempo è ripresa anche da Baudelaire, il famoso poeta francese dell'Ottocento, il quale dice: per non sentire il peso del tempo e la noia della vita, ubriacatevi. Di che cosa? Ma ubriacatevi di vino, o di poesia, o di gioia, o di virtù, ma ubriacatevi, cioè esagerate, cioè vivete in maniera intensa. E se a un certo punto non sapete che cosa fare, che cosa succedere, voi chiedete in giro e la stella, il sole, la luna, il vento, una rondine che passa vi risponderà: ubriacatevi, ubriacatevi, perché così il tempo non piegherà le vostre spalle e voi riuscirete a vivere. Ecco, ho fatto tutto questo lungo discorso per dirvi che probabilmente alla base del film di Thomas Vinterberg, Un altro giro, c'è proprio tutta questa filosofia, c'è questo concetto. Un altro giro significa un altro giro di bicchieri, beviamo ancora. E badate bene, non è sia nella poesia di Omar Khayyam, sia nei versi di Baudelaire, sia in De André, sia in Francesco Guccini, sia appunto in questo vino, non è un'esaltazione dell'alcolismo, no, il vino è usato come metafora per essere quasi un grimaldello della vita, un modo per cambiare prospettiva, per vedere in un altro modo. E il vino, tra l'altro, è in eccessi una pericolosissima droga, ma in misura, diciamo così, salutare, attenta, è in realtà un elisir. In realtà è qualcosa che ci aiuta, che ci addolcisce, che ci può aiutare a vivere. Chiaramente deve essere fatto con temperanza, perché il segreto della temperanza è molto semplice. Me lo spiegò una persona che ho molto amato, proprio perché era un mio parente ed era molto caro, io lo vedevo in maniera eroica. E lui mi disse: Roberto, ricordati che i vizi vanno presi a piccole dosi. Perché? Non perché sono virtuoso, soltanto perché così durano di più. Li posso fare più a lungo. E mi è sembrato una cosa di un'intelligenza e di una profondità straordinaria. Quindi i piaceri devono essere assaggiati, devono essere centellinati e non bisogna ingozzarsi. Quindi tutto questo è di nuovo alla base sempre del film di Vinterberg. Thomas Vinterberg noi lo conosciamo perché è il famigerato, fra virgolette, in maniera affettuosa, insieme a Lars von Trier, firmatario e inventore del famoso Dogma 95, cioè il famoso patto di castità del cinema,
che cos'è il patto di castità del cinema? Secondo me, sotto certi aspetti, è quasi un ritorno all'antico, cioè il cinema deve essere fatto senza effetti speciali, senza luci, con la macchina da presa a spalla, gli attori devono portare i vestiti propri, gli ambienti non devono essere decorati, aggiunti, la luce deve essere naturale. Praticamente è un patto di povertà e a mio giudizio è anche una trovata di Lars von Trier per suggerire, per mettersi in mostra. Una delle battute di Lars von Trier è che lui rischia sempre di cadere nell'autovenerazione, quindi potete capire che personaggio, e di conseguenza tutta questa cosa del Dogma 95 in realtà è stato quasi un tornare indietro all'unità aristotelica, la cosa che aveva detto Aristotele per il teatro, unità di tempo e di luogo, quindi l'azione del film si deve svolgere in un luogo, in un determinato tempo, brevissimo, non bisogna andare avanti o indietro nel tempo, quindi deve essere tutto diretto. Praticamente è il 70% dell'evoluzione cinematografica ridotta a zero. Questo perché? Perché Lars von Trier e di conseguenza Thomas Vinterberg pensavano così di combattere lo strapotere americano, lo strapotere inglese, dove i soldi contribuiscono a fare il film. Ma loro, tutta questa cosa di questo Dogma 95 è durata come una fiammata, perché già nel 2000-2003 si era completamente esaurita, sono stati fatti soltanto, credo, al massimo 121 film, soprattutto sperimentali, e quindi la cosa è finita. Tanto è vero che poi, come ha detto proprio Wittenberg e come ha confessato Lars von Trier, loro quando hanno girato non hanno neanche completamente rispettato questo. Di modo il film con cui Thomas Vinterberg si affaccia con questa Dogma 95 e vince a Cannes è Festen, Festa di compleanno. Un film forte, duro, girato perlomeno apparentemente nel 90% delle riprese secondo Dogma 95, con dei miracoli di abilità, ed è un film di grande suggestione, di grande impatto, un po', diciamo così, eccessivo sotto certi aspetti, ma diciamo straordinario per essere fatto in quelle condizioni, se è stato fatto in quelle condizioni. Il film successivo è un film completamente diverso, perché lui abbandona questo Dogma 95 e fa Le forze del destino, il film che Vinterberg realizza nel 2003, abbandonando completamente Dogma 95. Ma il film ancora più interessante è un film successivo, intitolato Il sospetto, nel 2012, e c'è l'incontro qui con l'attore Mads Mikkelsen, che, diciamo così, è questo attore molto importante perché vince il premio a Cannes come migliore attore. Il film è un film particolarmente sensibile e attento perché tratta un argomento molto scabroso, il sospetto di pedofilia in un maestro di scuola elementare, anzi quasi credo che sia di asilo. E immediatamente come questo personaggio viene emarginato, senza prove, va bene? Come la piccola comunità immediatamente si chiude a riccio rifiutandolo, e addirittura l'unica possibilità che c'è è soltanto un amico che rimane a credere in lui e che lo aiuterà, non dico come va a finire, però a sopravvivere a questo drammatico confronto fra se stesso e il paese, a questo drammatico confronto con una vergogna sociale che ti cade addosso nonostante che tu ti ritenga innocente. Quindi, però, come ogni tua azione può essere travisata da quel momento in poi. Se per caso hai fatto una volta una carezza a un bambino, immediatamente viene visto con un altro obiettivo, da un'altra prospettiva, e quindi diventi un vizioso, un turpe. Quindi chiaramente è un linciaggio morale molto grave e molto forte, particolarmente sentito, perché questo è un sentimento giustamente che fa inorridire le persone e che quindi la reazione è molto forte, quasi accecante, diciamo così. Il film è condotto con grande abilità, con grande delicatezza, con grande attenzione, e giustamente l'attore, come ho detto, Mads, è capace di finezze proprio con la sua faccia quotidiana. Tra l'altro è un attore non banale, perché è un attore che già è molto conosciuto perché è stato un cattivo, quindi generalmente in questo film nel sospetto fa la vittima, ma la sua bravura, la sua versatilità è che in un film di 007, credo il 21esimo, lui fa un cattivo, il famoso Le Chiffre, o addirittura
in Animali Fantastici 3 probabilmente fa il mago Grindelwald, quindi è un attore di grande versatilità. Ed è questo attore che è il protagonista di Un altro giro, cioè l'ultimo film di Vinterberg, che è un film del 2020 circa. Ed è un film molto particolare che è candidato agli Oscar, e la ragione per cui ne faccio una recensione ma non solo per questa candidatura, ma è anche perché è un film originale, assolutamente particolare. Parte appunto, e giustifica anche la mia lunga premessa, sul vino e sull'ebbrezza, diciamo, fra virgolette, poetica. Cioè, in una società molto conformista, come può essere quella di un paese nordico, e in più di un piccolo centro di un paese nordico, sono 4 amici, e uno di loro ha un'idea presa da un saggio, credo di un autore americano, lui è uno psicologo, in cui in questo saggio diciamo così, si ipotizza che un certo grado di ebbrezza quotidiana permette di superare lo stress, permette di superare la depressione, e in più aggiunge un pizzico di diversità, di fantasia al tran tran quotidiano. Quindi c'è una discussione fra amici e gli amici decidono di provare. E questo fatto, aumentando o spostando le dosi di alcol, chiaramente crea immediatamente un cambiamento nei comportamenti di tutti, che vanno da un'improvvisa galanteria nei confronti della moglie, per dire, a una loro, il nostro protagonista Mads è un insegnante, e quindi rispetto al tran tran quotidiano delle solite lezioni in questa solita classe, lui improvvisamente, ed è, diciamo così, che è poco popolare fra gli studenti perché è noiosissimo, nonostante che lui si dedichi con serietà e con preparazione al lavoro, il fatto di questa ebbrezza, ripeto, tra virgolette, sempre è una metafora questa dell'ebbrezza, non è che io sto consigliando o il film consiglia di alcolizzarsi, è un modo per dire di rompere lo schema quotidiano aggiungendo qualcosa di diverso, qualcosa di differente. Ecco questo, e quando Mads fa così, cambia il suo atteggiamento e le sue lezioni diventano, diciamo, pepate, provocatorie, piccanti, interessanti, piccanti nel senso non perché siano oscene, ma piccanti nel senso che sono improvvisamente vivacizzate, polemiche, suggestive, capito? Ci sono alcune lezioni che ha particolarmente successo e i suoi alunni, capito, è come se ritornassero a vivere, escono dal letargo del solito tran tran. Quindi è una cosa che sarebbe importante fare. Io quando ho insegnato, quel poco tempo che ho insegnato, mentre facevo ancora l'università, siccome sono stato un alunno, diciamo così, che andavo bene a scuola, però non ero molto raccomandabile sotto il piano della condotta, e venivo promosso solo perché avevo un ottimo profitto casuale, perché non ero un secchione, ma fortunatamente avevo un grande interesse, è quella che Steve Jobs chiamava la fame, avevo voglia di sapere, avevo voglia di capire, e poi dovevo studiare, doveva andare bene, perché studiavo con le borse di studio, e quindi dovevo avere almeno una certa media, e quindi divoravo i libri letteralmente, e li divoravo anche per avere il tempo libero poi di muovermi e di fare altre cose. Quindi, e proprio per questa ragione, proprio perché sono stato un alunno, diciamo, scomodo, però interessante, ecco, tra virgolette, quando ho insegnato ho cercato di essere un insegnante, diciamo, fuori dalle righe, ma interessante. E devo dire che i miei alunni di allora hanno molto apprezzato questa cosa, perché ho dato loro delle cose fuori dalla convenzione che si sono ritrovate. Mi succede ancora di rincontrare qualcuno che mi dice: ah, Sor Maria, professore, si ricorda quello che mi ha detto? In dialetto, perché insegnavo in un quartiere romano. E quindi la filosofia del film è proprio di questo Un altro giro, è proprio questo, cioè cerchiamo di vivere la vita in un altro modo, proprio perché, ricordando quello che diceva Marcagliano, ricordando quello che diceva Baudelaire, abbiamo solo questa vita, e quando il tempo o l'abitudine o la noia ci piega, cerchiamo di avere un'iniezione di entusiasmo, qualcosa che ci faccia risalire, che ci faccia scattare, che ci faccia vedere il mondo in un altro modo. C'era un famoso poeta greco che si chiamava Archiloco, ed era un personaggio incredibile. Non pensate che i poeti siano degli individui noiosi, perché Archiloco era un soldato di ventura, un mercenario,
Quindi pensate che personaggio. E in una sua famosissima poesia lui dice: ho abbandonato il mio scudo. Per un soldato greco abbandonare lo scudo era la cosa più vergognosa che poteva essere. Va bene? Addirittura quando durante le battaglie le madri che andavano a raccogliere i caduti sui campi di battaglia trovavano il figlio senza scudo, significava che tu abbandonavi lo scudo per scappare, non seppellivano il figlio. Quindi potete capire. E lui fa una poesia in cui dice: io ho abbandonato il mio scudo in un cespuglio per poter scappare. Certo, mi potrebbero dire che sono un vigliacco, ma io intanto continuo a vivere e sono qui, appoggiato alla mia lancia, con la quale mi guadagno il pane, bevendo vino. Quindi, come vedete, questo gioco ritorna attraverso i secoli sempre, la trasgressione con la metafora del vino. L'aneddoto di oggi riguarda chiaramente il vino. L'ho già detto altre volte, la mia famiglia è originaria purtroppo di quello che oggi è chiamato il cratere del terremoto nelle Marche, cioè nella zona di Arquata del Tronto, Amatrice, che è un luogo bellissimo e straordinario e che ho profondamente nel cuore, quasi quasi mi commuovo nel parlare. Bene, in questa zona io ho passato le estati più belle della mia vita e in una di queste estate sono andato con un amico a Castelluccio. Castelluccio è un paese magico, meraviglioso e straordinario che sta dopo Forca di Presta, cioè praticamente in una sella del Vettore, in una valle magica fatta come un grande catino fiorito e in mezzo c'è una collina e in cima c'è questo paese. Chiaramente è un paese di montanari, chiaramente è un paese di gente che rimaneva isolata per mesi, chiaramente è gente dura, tosta e quindi però estremamente ospitale. Sono andato con questo mio amico una volta e chiaramente siamo stati ospiti di un gruppo di persone le quali hanno vantato giustamente il loro cibo, il loro straordinario formaggio, va bene, le loro meravigliose lenticchie, va bene, perché è famosa la produzione delle lenticchie, e i loro salumi a questo punto e quindi il loro vino. Quindi abbiamo avuto il vino, c'è stato un poeta abbraccio che ha cantato, quindi sembrava quasi di risentire l'eco omerico di Omar Khayyam, di certe cose, però il problema qual è stato? Che erano varie persone che ci ospitavano e siccome noi abbiamo detto che il vino era buonissimo, il cibo era buonissimo, hanno preteso che assaggiassimo anche il loro vino e il loro cibo. Per cui c'è stato un meraviglioso e chiaramente molto rischioso pellegrinaggio nelle cantine di Castelluccio. E quindi ognuno abbiamo assaggiato il formaggio, lodando, abbiamo assaggiato il salametto, lodando, e abbiamo bevuto il vino. Abbiamo assaggiato il formaggio, abbiamo assaggiato e abbiamo bevuto il vino. Per cui alla fine veramente eravamo fuori, con gli occhi fuori dalle orbite. Fortunatamente eravamo andati in motocicletta, quindi risalendo in motocicletta tutta la valle di Castelluccio e poi la lunga discesa che dal Monte Vettore portava ad Arquata, quindi il vento freddo della notte ci ha dato una svegliata. Io guidavo e per un certo momento scendendo nella valle dal Vettore che è 2000 metri, 2500 metri, il passo è sui 1500 metri e scendendo fino ad Arquata che è a 700 metri in questa lunghissima discesa con l'immensa valle aperta sotto la notte stellata era praticamente come volare ed era talmente volare che andavamo un po' allegramente con questa motocicletta, le curve di qua di là, a un certo punto alla curva abbiamo preso una sbandata che fortunatamente non è, siamo rotolati nell'erba, ce la siamo cavata, ma insomma stavamo un po' così, che non bisogna andare in motocicletta quando ne ha bevuto. E quindi abbiamo deciso di fermarci. E siccome questo prato dove avevamo giustamente atterrato è un prato che si chiama il Prato delle Fate, perché è una specie di terrazzo d'erba proteso sulla valle, e c'è della erba alta e se uno si stende nell'erba si sente il vento che passa attraverso i fili d'erba e come facesse delle voci e quando ero bambino mio padre mi portava su e tutti quanti con queste voci erano le voci delle fate che abitano la montagna e quindi ci siamo stesi nell'erba con il cielo stellato meravigliosamente sopra e praticamente con il sussurro delle fate ci siamo addormentati. A un certo punto io ho sentito un rumore, mi sono svegliato e sono rimasto con gli occhi di fuori, perché c'era una fata meravigliosa, con i capelli biondi, riccioli, dei riccioli biondi, come quelli dell'angelo che Leonardo da Vinci aveva fatto su un quadro del Verrocchio. Una straordinaria creatura che
Non era una fata perché portava con sé un astuccio, lo ha aperto e ha tirato fuori un flauto d'argento e si è messa in piedi a suonare questo flauto contro la notte. Un'immagine di una bellezza, di una poesia, di uno struggimento, di una meraviglia. Io ho provato a svegliare il mio amico, il quale ha fatto un po' di strani rumori, io gli ho tappato la bocca perché non disturbasse e non si facesse accorgere. Questa fata, che io per me era una fata, ha suonato questa melodia, il flauto di notte, è una cosa meravigliosa, un suono, non so che cosa abbia suonato, ma bellissimo. Era come un'armonia che si alzava verso il cielo. Fatto sarà talmente bella, poetica, io avevo talmente bevuto che mi sono riaddormentato. Quando mi sono svegliato non c'era più niente. Il mio amico mi ha preso in giro dicendo che mi ero sognato la fata. Io gli ho fatto vedere che dove avevo visto la fata l'erba era calpestata, quindi qualcuno c'era stato davvero. Però non avevo prove, non avevo niente. Sono stato deriso per circa una settimana, tutti, questo quando beve vede le fate. Bene. E io però ho fatto delle indagini. E indagando, purtroppo dopo 15-20 giorni, ho scoperto forse un'ipotesi dell'apparizione della fata. Il grande flautista Severino Garzelloni, chiamato il flauto d'oro perché era un virtuoso straordinario, aveva questo flauto, l'attaccatura era tempestata di diamanti, che gli aveva donato degli ammiratori, il più grande suonatore di flauto italiano in assoluto, ma a livello mondiale, aveva fatto un concerto, una serata, non so che cosa, o ad Amatrice o ad Ascoli Piceno. Mi hanno detto che si erano fermati in un piccolo albergo di Arquata e c'erano dei ragazzi che avevano le flauti. Quindi probabilmente una di queste ragazze, vista la serata bellissima, è salita fino al Prato delle Fate a suonare. E quindi non è immaginato tutto. O forse, come diceva Omar Khayyam e Baudelaire, ho avuto un'abbriacatura che è anche di poesia. E a proposito di Omar Khayyam e di poesia, devo farvi vedere una cosa. Ecco, è un mio segreto, bellissimo. Queste, non so se le vedete, sono dei boccioli di rosa. Va bene? Me l'ha portato un mio amico molto caro, un poeta, e mi ha detto che sono state prese sulla tomba di Edward Fitzgerald. Sono delle rose di Damasco. Le faccio rivedere ancora. Va bene? I semi di queste rose di Damasco, che sono sulla tomba di Edward Fitzgerald, sono stati presi in omaggio a Fitzgerald sulla tomba di Omar Khayyam in Persia. Quindi io ho queste rose che tengo religiosamente da parte e talvolta la sera ne metto una in un bicchiere di vino e mi ubriaco di poesia. Grazie.